Questo piatto richiede circa 10 minuti per prepararlo, costa pochissimo e vi trasporta nella costa di Amalfi. Sono Flavia Diamante ed oggi vi faccio vedere la mia versione della pasta al limone. Ci sono due elementi che impartiscono il sapore limonato al nostro piatto, ovviamente la scorza del limone e il succo di limone. Il primo impartisce il vero e proprio profumo che è caratteristico di questo piatto, mentre il succo di limone dà quel tocco di acidità che è molto piacevole in un piatto che deve essere fresco, estivo come questo. Un mito da sfatare è che infondere il limone nell'acqua impartirà ad essa il suo aroma, il suo profilo aromatico e quindi sarà un'acqua eccellente per cuocerci la pasta. Oggi non faremo un infuso d'acqua al limone, piuttosto creeremo un burro composto strutturato con la buccia del limone e un po' di timo limonato ed useremo quel burro insieme ad altra buccia di limone per risottare la pasta in padella. Controllate nella descrizione del video per la ricetta intera. Quando imparate a fare questo burro composto, allora potete sbizzarrirvi e creare il burro composto ideale per la vostra bistecca preferita o per un pesce delicatissimo, per esempio. Una parte di questo prezzemolo lo useremo per il soffritto, una parte verrà lasciata per quando impiattiamo. Stesso dicasi per la buccia di limone che in parte useremo durante la risottatura della pasta e in parte verrà utilizzato per terminare il piatto. Adesso mi taglio un dito. Per la pasta userò degli spaghetti quadrati. La sezione quadrata è uno spaghetto normalissimo, però si aggrappa di più a delle salse dense ed anche a quelle meno dense. Io solitamente lo preferisco rispetto allo spaghetto rotondo tradizionale. Prepariamoci la nostra base, un paio di cucchiai di olio d'oliva, aggiungiamo circa 50 grammi di questo burro che abbiamo creato. Gli oli essenziali del limone vengono estratti in maniera molto più efficiente utilizzando un grasso piuttosto che in acqua. Nell'acqua questi oli saranno una componente estremamente minima. Il timo limonato e del prezzemolo. Altra buccia di limone. E lo facciamo andare fino a che sfrigola per bene. Ora iniziamo ad aggiungere dell'acqua bollente per creare il fondo nel quale risottare la pasta. Circa 3 mestoli, tanto per cominciare. Quindi aggiungiamo la pasta. La risottiamo dall'inizio fino alla fine. Risottare la pasta come si fa per gli spaghetti alla sassina, per esempio, massimizza l'assorbimento degli oli essenziali. Bisogna sempre avere naturalmente un tegame di acqua filtrata che sobbolle, sempre pronta all'uso. Così come per il risotto si aggiungerà un mestolo alla volta di quest'acqua bollente ogni qualvolta la pasta lo richieda. Garantisce tra l'altro il massimo rilascio degli amidi dalla pasta. Inoltre questi amidi rimangono esattamente dove li voglio, nel nostro fondo. Ho bisogno infatti dell'amido per creare quella crema vellutata al limone che sarà poi iconica per questo piatto. Aiuterà notevolmente insieme con il burro a stabilizzare l'emulsione del formaggio che aggiungeremo in seguito. Mentre la pasta cuoce, grattugiamoci il formaggio che abbiamo selezionato
Il provolone del Monaco è un'ottima scelta, tuttavia oggi ho deciso di andare verso questo formaggio qui, un formaggio sardo, si chiama Panedda, con un sapore un po' più delicato rispetto al del Monaco e ritengo che complementi benissimo il limone ed il timo limonato. Delicato sì, però il sapore e il profumo c'è. L'ultimo pezzo per la cuoca. Una piccola nota al proposito del sale, così come per il risotto saliamo la pasta al termine della nostra cottura. Una crema stellare, la pasta è al dente. Adesso aggiungiamo la spremuta di limone fresco, così manteniamo anche tutta quella bella vitamina C che ci serve sempre. Osservate come gli amidi stiano contribuendo alla formazione di una crema naturale ed omogenea. Un ultimo controllo per il sale. Un pizzico in più. Non appena questo fondo si addensa, la risottatura è terminata. Rimuoviamo la padella dal fuoco ed aggiungiamo il nostro formaggio. Ed è questo il momento in cui l'amido e il burro già presenti in padella fanno la differenza. Il nostro formaggio si scioglie ma non diventa filante. Notate la qualità di questa crema. Veramente vellutata. Non rimane altro che impiattare. Una spolveratina di pepe nero grattato al momento. E mentre io assaggio, non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi a Piatto, il canale della cucina di qualità.